Amici carissimi, ben trovati a tutti. Oggi parleremo di Matera, i sassi che raccontano una storia. Una sorpresa, vedere una piccola realtà del sud riaffiorare con la sua bellezza. È passata da realtà disagiate del sud a capitale della cultura europea. Questa è la storia di una città che ha saputo trasformare negli anni le proprie origini in lavoro, formazione, turismo e soprattutto cultura. È inutile nasconderlo, sarebbe semplicistico parlare di Matera come la città che ha avuto una svolta turistica soltanto grazie alla grande visibilità concessa dal film La Passione di Cristo, ma non è così. Matera, invece, è un esempio tanto raro, quasi unico, che la visione giusta di cosa significa fare sistema in una comunità rende davvero una realtà adatta per il turismo. È cambiato invece il suo modo di raccontarsi, il suo modo di esprimersi, attirando turismo, curiosità, anche grazie alle molteplici associazioni nate sul posto per valorizzarne il proprio territorio. Tutti si chiederanno cosa visitare a Matera, ma Matera è tutta da visitare, è semplicemente un territorio completo da visitare, da vivere, perché ha molto da raccontare. Entrare nel centro storico della città ed immergersi nei famosi sassi di Matera è una sensazione unica da vivere. Osservare tanta bellezza, le famose case grotta, ad esempio, intatte nella loro originalità, ci consentono di scoprire quei valori che al giorno di oggi il tempo ed il nostro nuovo modo di vivere ci sta letteralmente portando via. Sono ritornato in questa realtà a dir poco fantastica dopo 20 anni, quindi l'ho conosciuta nella vecchia versione e nella versione turistica, e da aver ritrovato questo luogo, vedendola con un occhio diverso, grazie anche alla mia esperienza in questi 20 anni nel settore del turismo, mi dà la carica giusta per credere che anche altre realtà del sud, con un po' di forza e soprattutto di buona volontà, possono cambiare. Ma andiamo nello specifico. I Sassi di Matera. I Sassi di Matera offrono al visitatore un grande paesaggio culturale, motivo per cui la ritroviamo iscritta tra i patrimoni dell'UNESCO. È bello camminare nel centro storico e trovare delle semplici indicazioni pedonali che indicano le direzioni del Sasso Barisano, del Sasso Caveoso, chiedendoti in mente quale sia la differenza tra i due. E questo ti spinge anche a conoscerla. Ho imparato che il Sasso Barisano prende il nome dalla sua posizione perché è orientato verso Bari, mentre il Sasso Caveoso prende il nome invece dalla città di Monte Scaglioso, che è la zona in cui sorgono le case scavate all'interno del tufo, in particolare quelle costruite l'una sopra l'altra. Matera, panoramicamente parlando, si presenta come un presepe, grazie anche alle interessanti architetture del posto, quali le case grotta, le chiese rupestri, che raccontano il passaggio evolutivo dell'uomo dalla preistoria al cristianesimo. Molto particolari le chiese, tra cui la chiesa di Santa Maria de Idris, Santa Lucia alle Malve, Madonna della Virtù e San Pietro Barisano. Ma assolutamente da non perdere è la visita del Duomo di Matera, che si trova nella parte più antica della città, nella zona della Civita, in mezzo tra i due sassi. La Civita è la zona del centro storico dove era il più antico nucleo abitativo, morfologicamente considerata una fortezza naturale a tutti gli effetti, per le sue caratteristiche morfologiche, ed è circondata da strapiombi e dirupi. Unico aspetto negativo, se così si può chiamare, che non è dovuto ad alcun disservizio, è che per raggiungerla bisogna camminare a piedi e occorre una buona forma fisica, quindi anche per i più anziani occorre un aiuto per far raggiungere questa meta. Matera è un posto bello da scoprire anche dal punto di vista enogastronomico e dei suoi sapori, perché è una cittadina che è incastrata tra la Basilicata e la Puglia ed ha molto da offrire come cucina. Fiore all'occhiello meritano una particolare attenzione il pane di Matera, i peperoni cruschi, il bel piatto di fave e cicorie, che sono piatti tipici contadini del luogo da assaporare assolutamente, e consiglio anche la cialedda, che noi in Puglia la chiamiamo il pane cotto, è un altro piatto di sapori poveri ma molto gustoso e fa rivivere davvero il gusto intenso di una volta. Il resto di Matera e dei suoi dintorni lo lascio scoprire a voi direttamente sul posto. Per il momento mi fermo qui e ci vediamo al prossimo podcast. Grazie a tutti.